Donna Adelina, il sole si nasconde quando vi vede, teme di competere. Oh no, Don Ciccio si nasconde perché non mi può vedere. Lui è limpido e chiaro e io ne so una più del diavolo. Lo so, Adelì, è come se lo so. Sentite un po', non ci siete stata alla sepoltura di Antonio? Non approvate? Don Ciccio, senza la funzione non è un funerale. A me non mi interessa Antonio cosa ha fatto nella vita sua, ma la messa santa non se la meritava. Non mi piace questa scelta, scusate la franchezza. Capisco. Io ho presenziato per misericordia e ho visto che c'era Lauretta, la figlia del maresciallo. Si sente in colpa secondo voi? Lauretta. Laura, donna Laura volete dire. Non credo che era lì per questo. Stava bene. Sì, mi pare. Comunque ho bisogno di una mano. Con discrezione, ovviamente, considerando la situazione. Devo svolgere un'inchiesta non ufficiale, ecco. Ah, Don Ciccio. Voi non mi scocciate. Voi dite i peccati, ma non il peccatore. Io al massimo vi posso dare un consiglio e nient'altro. Vada per il consiglio. È stato un cane ad ammazzarlo, non il maresciallo. Un cane vigliacco. L'ha colpito alle spalle. E ora scusate, Don Ciccio, vi ho detto pure troppo. Grazie, donna Adelì. Cercherò di fare chiarezza per l'anima di quel giovane. È inutile che chiedete, non vi diranno niente, oppure mentiranno. Hanno troppa paura che scoprite gli altarini. E ora scusate, vado a girare il ragù, che è meglio. Sempre vostro. Grazie. Non c'è bisogno che ve lo dico, no? Se siete qui è perché già lo sapete. So che voi li avete spesso aiutati. Col pane, ma anche con qualche suggerimento. Qualche soffiata. E che vi devo dire, Don G? A me quei ragazzi buttati lì nelle montagne, a me mi fanno pena. Concordo. Certo che avete un bel forno. Me lo ricordavo più umile. Sì, ho rimesso tutto a nuovo di recente. In ogni caso, dicevo, ho bisogno di sapere se siete stato voi a suggerire l'assalto alla diligenza. Devo ricostruire i pezzi, datemi una mano. Io qui lo dico e qui lo nego. In camera Caritatis. Sì, va bene, sono stato io. L'ho detto io a Francuzzo trombone. Lui viene qui ogni giovedì notte a mezzanotte e io lo accolgo come un fratello. Ci beviamo un bicchierino e parliamo un po'. Lui mi racconta di come va avanti la vita lì alla macchia e io lo aggiorno sulle vicende del paese. Tutto qui. Lo capisco. Però non per dire male, ma a me non mi piace come fa ultimamente. Certe cose non si fanno. Tra Antonio e Francuzzo. Ah, io non sapevo niente da guagliuna. Non sapevo niente. Guagliuna. Chi intendete? Lauretta, giusto? Cosa non sapevate di Lauretta? Ah no, se ho parlato troppo me ne pento. Io non saccio niente. Non sapevate che Lauretta era sulla diligenza insieme al padre? Questo intendete? Sì, questo intendevo. Adesso, Donci, se non vi dispiace, vi chiedo di andarvene o qualche gendarme si insospettirà. Sanno tutti in paese che io e la chiesa non tanto. Va bene, va bene. Grazie lo stesso, Sergio. Buon lavoro. Ringraziate che è riconosciuta la camminata vostra. Non sono giorni per fare sorprese.
Quando è morto mio fratello non ho pianto quanto ho pianto per Lupacchiotto mio. Non è possibile. Ancora non ci posso credere. Che fine facciamo senza di lui? Siamo morti, siamo condannati. Antonio non era solo un capo. Antonio era un padre. La famiglia è sfasciata, siamo perduti. Calma, Francuzzo. So che il momento è tragico, ma il popolo non vi ha abbandonato. Avete tanta gente dalla vostra parte. Piano piano... Antonio Lupo è morto. Ci credete? È morto. Se è morto oggi per noi c'è speranza. Ah, ma aspetto che arriva giovedì. E a Rufornano ci faccio sputare sangue su la farina, su la parola mia. Sergio il fornaio. Perché mai? Che c'entra? Cincia. Un vigliacco, un porco. Sapeva tutto, sapeva. Ci ha fatto cadere in un agguato. Lui sapeva tutto. Ci ha spinto lì e c'erano 5 gendarmi appostati su quegli alberi, in quel posto preciso. Lui lo sapeva, lo conosceva. Sicuramente ci ha venduto per 4 soldi l'infame. E Antonio ci ha rimesso le penne. Non lo so, ancora la situazione non mi è chiara. Ma della ragazza, Lauretta, che mi sapete dire? E che vi devo dire, Donci? Quello che sapevano tutti, tranne un padre. Cioè che Lauretta e Antonio facevano l'amore, da parecchio. Un capo di briganti, con una figlia di un maresciallo. Una storia segreta, che non si doveva sapere, ma che si sa. E pensare che anche la poveretto un padre ce l'ha ammazzato pure davanti alla faccia. Ha dovuto pure fingere che non le importasse. Eravate lì, avete visto tutto. Io ero lì con Antonio. Ho rischiato la mia pelle pure io. L'ho vista bene la faccia di poveretta. L'ho vista bene. E chi ne sa scorta? Il fornaio Sergio potrebbe avere qualche motivo per avercela con voi. Chi è l'infame? Un nuovo saggio. Però una cosa è certa. Su pacchina diligenza, un giavi di essa né Lauretta né un maresciallo. Antonio si è trovato spiazzato. E Autorinese non aspettava altro. Il maresciallo ha dichiarato che durante l'assalto c'è stato il caos, che avrebbe voluto sparare un colpo in aria come avvertimento e che non fosse realmente sua intenzione uccidere il ragazzo. Certo, non era sua intenzione. L'intento ci ha fatto un poco già la panza. Ed era felice finalmente di aver fatto fuori un primo d'alista sua. Beh, certo, per la gendarmeria è un sogno che si avvera. Però... c'è un però. La dinamica non mi è chiara. Voi dove eravate quando è stato colpito? Insomma, Antonio si trovava sulla diligenza che doveva trasportare valori, giusto? Giusto. Ha aperto lo sportello ed ha avuto un momento di titubanza, per lo stupore di trovare lì dentro Lauretta. E il maresciallo dovrebbe aver approfittato di quel momento per sparare, giusto anche questo? Giustissimo, proprio così. Ma voi in quel preciso istante dove eravate? Come avete fatto a vedere tutta la scena? Considerando pure l'intervento dei gendarmi appostati, siete anche riuscito a fuggire. Oggi. E che caro prevede mi parete un gendarme? Che volete mia? No, assolutamente non era mia intenzione mettervi sotto torchio. Volevo solo capire dove eravate posizionato per aver visto tutto. Accanto ad Antonio? Dietro di lui? Alle sue spalle? Ah, avanti, sopra, sotto. Io non mi ricordo con esattezza, è stato in un momento. Io so soltanto una cosa, che oggi un lupo è morto. Che un lupo è morto. Io vi ringrazio davvero per questa visita, siete molto caro. La morte di quell'uomo ha stravolto le nostre vite, quantomeno la mia e quella di mia figlia. Dov'è vostro marito adesso? Sta festeggiando la sua vittoria con i suoi uomini, sta festeggiando la morte, ma non sa niente di niente. Che ci facevano il maresciallo e Lauretta sulla diligenza? Una dolorosa coincidenza. La diligenza sarebbe dovuta partire al mattino carica di valori,
ma all'ultimo minuto a mio marito è giunto un biglietto che annunciava che non c'erano abbastanza valori e la diligenza non sarebbe partita. Ma ormai era tutto pronto e mio marito, per non far mancare la paga straordinaria ai suoi uomini, ha chiesto a Lauretta di accompagnarlo a Ferruci per comprarmi un regalo. Domani è il mio compleanno. Capisco. Ma, donna Cecilia, io sento che volete dirmi qualcosa. Ma che vi aspettate che io vi faccia una domanda diretta? Sì, fatemela. Voi sapevate di Lauretta e di Antonio? Ma no che non lo sapevo. Altrimenti l'avrei rinchiusa in casa quella delinquente. Non lo sospettavo nemmeno. Anzi, mi pareva le facesse la corte un figlio da Bonanimi Pulicicchio, il fornaio. Sergio? Si frequentavano? Ma più che altro facevano delle passeggiate, tutto qui. E mio marito approvava, sia perché il ragazzo aveva appena ricevuto l'eredità del padre, e sia perché Lauretta nostra si è fatta bella, troppo bella. E in paese la desideravano tutti. Mio marito sperava presto di accasarla. E poi Sergio è un ragazzo di buona volontà, per carità. Certamente, è un bravo ragazzo. Ecco, però a Lauretta non piaceva. Anzi, mi ha detto che era un modo per confonderci. Ma di quel ragazzo Antonio, no, l'ho saputo solo ieri. Me l'ha confessato solo dopo mia insistenza, perché la vedevo troppo turbata, ero preoccupata. Ma io pensavo che era solo per quello che era successo. Beh, meno male che si è confidata con voi. A me non ha mai detto niente. E ci credo, Tongi, ci credo assolutamente. Abbiamo fatto così tanti sacrifici per crescere Lauretta come una principessa. I migliori studi, i migliori vestiti, invidiata da tutta la provincia. E lei che fa, che ha fatto? Immischiarsi con un fuorilegge, alla faccia del padre. Ma che vergogna. Beh, bisogna anche riconoscere che ha avuto fegato. Lauretta mia, che mi combina. Che poi mi si spezza pure il cuore a vederla così affranta. Da una parte l'ammazzassa e dall'altra... C'è dell'altro, Don G. Parlate a cuore aperto. Oh, Don G, tempi duri devono ancora arrivare per noi. Il guaio non è che nostra figlia abbia disobbedito, e né che soffra per aver visto quel ragazzo morire davanti a sé per mano del padre. Non è neanche che abbia dovuto fingersi felice. E se fosse possibile, non ha neanche la paura di venire scoperta dal padre, con la vergogna che ne cadrebbe su tutta l'Arma. No, nulla di tutto ciò. Niente sarebbe un problema oggi come oggi, se Lauretta non fosse incinta. E invece tua madre? Mia madre non mi preoccupa, lo sa già. Tuo padre? Non lo so, non l'ho ancora visto, lo sto evitando. Sicuramente sarà in giro con i suoi uomini ad ubriacarsi. Hai paura? Hai paura di lui? Non credo possa fare peggio di così. Mi sento così in colpa. In colpa? Non è colpa tua se c'è stata un'imboscata. Mi sento la coscienza sporca. Ho tradito Antonio. Nell'ultimo periodo non andavamo più d'accordo ed io non riuscivo a liberarmi. Avresti dovuto essere sincera. Non ci riuscivo.
Certo, non credevo mai sarebbe arrivato a fare questo e che sarebbe accaduto tutto ciò. Non lo meritava. E neanche mio padre. Non ti seguo più. Cosa stai dicendo? Il bambino. Sì, questo lo so. Ma cosa volevi dire con quello che hai detto? Sapevi qualcosa? Non è di Antonio. Buongiorno, donna Laura. Carmela. Potrei fare 2 chiacchiere private con voi, per favore? Siete il padrone? Buona giornata. Buona giornata. Come va? Va. Lo so, ma non perché me lo avete confessato voi. Siete stata da me tante volte e non mi avete detto mai niente di tutto ciò. Siete qui da poco tempo. Non posso fidarmi, scusate. La situazione è complicata. Volevo soltanto proteggere quei ragazzi, tutto qui. Tutto qui. Non proprio, direi, donna Laura. Donna Laura, eh? Quindi siete già passato da mia madre, che ha votato il sacco. E ora che volete da me? Che vi ammetta di avere in grembo una sciagura? Non dite così. Un figlio è sempre un miracolo. Voglio solo aiutarvi. Non deve essere facile. Ma devo avervi sottovalutata, certamente per la vostra giovane età. Come mio padre. Non giudico vostro padre, lo farà il Signore. Vostro padre fa solo il suo dovere. E voi invece, che dovreste fare il vostro di dovere? State qui a giudicare me, però. Non è vero, donna Laura, né vi ho offeso in alcun modo. Cerco anche io di proteggere il mio popolo, e voi siete sola. Capisco però quando il mio aiuto non è gradito. Posso solo chiedere se invece la compagnia di Sergio potrebbe allietarmi. Chi? Sergio il fornaio. Come vedete mi ha allietata. Mi fa ridere. Fino a vomitare. Certo non è la risposta che mi aspettavo. Devo andare, Don Ciccio. Ma ricordate che qualunque cosa crediate di sapere su questa storia è sbagliata. È uno shock. Non avrebbe dovuto spendere tutti quei soldi per sistemare il forno. E no face. Un incosciente. Mo' tutti si pensano che è stato Incio. Ah. Per ora gli occhi sono puntati tutti su di lui e su Lauretta. E la ragazza non ha neanche partorito. Quando si vedrà a chi somiglia il figlio, ci sarà da ridere. O torinese embriaco caso 2 giorni. Continua a fare festa, Incio. Ancora non ha capito che l'aspetta. Ti hanno lasciato andare subito. Sì, a me mi hanno proprio toccato. Appena abbiamo sentito che lo sparo, ne siamo fermati tutti. E poi ne siamo fuiuti. Doveva essere un lavoro facile per tutti. Persino i gendarmi ci sono rimasti male. Dovevamo festeggiare e non avere un uomo morto e mo' pure la paura di essere scoperti dal governatore. Con il culo rotto e senza girarsi tutto. Non sono sicuro che il mio contatto con i gendarmi sarà ancora disponibile in futuro. E lo capisco. Chi ce lo dice a noi che Lauretta non va a raccontare tutto? Sì? Che cosa volete? Una sola domanda. Prometto che non vi metterò nei guai. E non chiedetemi neanche dei miei peccati, parroco. Non ho tempo per queste sciocchezze. Prego, entrate. Sto solo curando gli interessi dei miei paesani. I miei paesani muoiono ammazzati dai loro stessi paesani. E se non se ne fosse reso conto, ci pensano la fame e il freddo laddove non arrivano i pallettoni. Lo so. No, non lo sa. Perché non deve ricucirli lei, che tiene il culo al caldo la maggior parte della giornata. Li devo seppellire. Ma Saro Lopo già aveva detto manco una messa. Manco una preghiera. Concordo. Quindi non vedo proprio perché siete venuti a casa mia. Come vedete, ho un ospite che non può rischiare. Non vi farò perdere tempo e non vi farò neanche la predica. Ho solo una domanda. Una.
Sapreste dirmi con esattezza se i pallettoni sono entrati dal davanti oppure se Antonio Lupo è stato colpito alle spalle? Il colpo è fuoriuscito dallo stomaco. E non è un foro da revolver Le Fauché 1861, se è quello che mi state per chiedere. È stato colpito alle spalle con un tiro a mitraglia. Non capisco di armi, grazie a Dio. Un nenno fucile dei gendarmi. Un'arma proibita da queste parti. Per gente messa al bando. Quando non tenevo pallottole, caricami i fucili con pezzereggi di fierro e peggio. Roba per morti di fame. Ho capito. Grazie delle vostre risposte. Tolgo il disturbo. Maresciallo, buonasera. Ehi, il mio caro amico prete, venite qui. Brindiamo. Vostra moglie è preoccupata perché state brindando da 2 giorni. E non smetterò mai più di fare festa. È iniziata una nuova vita per me, prete. Don Ciccio. Don Ciccio, il mio caro amico prete. Brindiamo. Un solo bicchierino di vin santo. Così sia. Allora cosa brindiamo, dicevamo? Alla fine delle mie angosce. Alla fine dei giochi. Alla fine della caccia e della guerra. Salute. Salute. Antonio Lupo era un problema per voi. Era una chiaga. Ne dico io come può un bel giovane di buona famiglia ridursi a fare il cane randagio. A dormire con i porci, a rubare. Sono tempi difficili per tutti. Il padre di Antonio aveva perso tutto al gioco. Non mi interessa più, basta. È finito, morto, deceduto. Non è più un mio problema. Però avete dichiarato che non volevate sparargli, giusto? Non ho ammirato a lui. Non ho ammirato a lui. Non so come sia stato possibile. La guerra, il caos. Forse perché era proprio Lupo. Lauretta. Volevo proteggere Lauretta, non lo so. Calmatevi e basta bere. L'alcol non vi permette di vedere con chiarezza. Mi dispiace tanto. Lo so. Lo so. Non siete un assassino. Ma il messaggio, il biglietto che diceva che potevate usare la diligenza, chi l'ha scritto? Il messaggio. Il messaggio. Ah sì. No. Sì, Rambaldo. L'ha scritto Rambaldo. Deve essere stato Rambaldo. Ah, Rambaldo, il gendarme. Mi toccherà parlare con lui. Come faccia a essere il vostro braccio destro quello lì? È uno stronzo, lo so, ma... Oh, scusate. Scusate. Insomma, è quello che è, ma almeno è uno sincero. Va bene. Va bene. Avete preso la diligenza al mattino per andare a Ferruci, non è così? No. Ma che storia è? Ferruci. Mai stato a Ferruci. No. Va bene, allora almeno vi ricordate dove stavate andando. La sera prima dovevamo andare. Sì, ho chiesto a Lauretta di fare una cosa speciale insieme. Dovevamo... Sì, il fornaio Sergio voleva chiederle la mano. Dovevamo andare ad incontrarlo. Ah, le cose si erano fatte serie tra i due. Sì. Il ragazzo era da un pezzo che moriva per lei. Ma... a me non piaceva molto. No. Capite, fa il fornaio. A me interessava qualcosa di meglio.
per mia figlia. Ma ultimamente c'hanno troppi cani di mangia intorno alla figliola mia. Negli ladri. Alla fine ha rimesso a posto la bottega. Avete visto? Un bellissimo forno. Sì, sì, un bellissimo forno. Avete un bel fegato di mischiarvi in affari che non vi riguardano, non ci. Siete pagina mio. Perché fegato? Mi interesso solo ai miei compaesani. Siete venuti fino a me. Perché mi interesso io? Voi non mi interessate. Se non mi state fra i piedi, si intende. Non è mia intenzione occuparmi di voi, ma di Lauretta piuttosto. Loretta torinese. Che la sgualdanella. Basta un poco di gentilezza per goderne. Un giudizio pesante. Ma non sono qui per sapere delle scappatelle della ragazza. Beh, io non so altro della ragazza. E comunque, se continuate a cercare nel posto sbagliato, mio caro pretuolo venuto da fuori nel paese sbagliato, non capirete mai niente. Perché il paese è sbagliato? Perché non vi siete accorti che qui gira altro verso? Ah? Gli animali cristiani dormono insieme. Quindi è facile che poi i lupi se la fanno chi mastini. Ma la fama non piace a nessuno. E quindi aveva ragione donna Adelina. Avete ognuno un interesse in questa faccenda, da non far venire a galla. A mia. Non me ne frega proprio niente se può scoprire la verità o no. Io segno sicuramente uno stronzo, non dico che no. Ma io rubo. Quindi tutto si dice di mia, tranne che segno un ladro. Parlate con ladri. Io so che c'è un uomo che è morto ammazzato, ma non dal torinese. E non per caso. Torinese. Io lo sparo a 200 metri di distanza e non cervo con un occhio solo. E lo piglia fra le palle degli occhi. Allora voi sapete chi è stato e non me lo state dicendo. Facciamo che lo dico stasera alla Madonna. Va bene? Ma scusate, Don C, ma mi avete sciolto le scatole con la vostra confusione. So che avete scritto voi il biglietto che porta alla morte di Antonio. Ritenetevi sospettato. Ora vado e spero di non dovervi riparlare più. Redocchio. Questo ve lo dico. E non per il motivo che me ne tenete no, sospettato. Ma perché io non sopporto che vengano i porci. C'era Annato appostato tra gli alberi quel giorno. Io l'ho visto, ma non dovevo. Gli altri sapevano tutto, ma erano stati pagati per tacere. Donci, c'è una bestia sua mondo e più brutta la fame. E quando tutto non ti basta mai. È la verità.
Mi fa molta rabbia che l'abbia fatta Franca. Io ci ho provato a indirizzarvi, ma non potevo coinvolgere noi tutti. L'ho capito, Adeli. Tardi, ma l'ho capito. Ci ho provato ad aiutare quel ragazzo. Purtroppo tutte le strade portavano a Francuzzo. È stato molto abile quel serpente. Iniziate ad entrare, vi raggiungo subito. Tutto questo non è giusto, non è giusto. È un falso e un balordo. E quando non può avere le cose che vuole, allora gioca sporco. Mi hanno detto che ha pagato il silenzio dei gendarmi con la promessa di un successo. Ha ucciso entrambi gli uomini che si mettevano tra lui e mia figlia. Ha ricevuto un'ingente somma dal governatore in cambio della vita del lupo e si è rifatto la bottega. Un successo. Pure i carabinieri ci sono rimasti male quando hanno visto Antonio a terra. Che poi il padre di quel maiale era un uomo di valore. Io non so come ne è uscito uno così. Forse era accecato dall'amore. No, era accecato dall'avidità, Don Gio. Povero Francuzzo è in carcere. I carabinieri si sentono in colpa e gli portano le bistecche, ma lui non lo sa perché. E quando nascerà il bambino di Lauretta, lui sarà già appeso per i piedi alle porte della città. Povera figlia mia. Donna Cecilia, io voglio essere sincera con voi. Io muoio dalla voglia di dire a tutto vostro marito. Così gli stacca la testa per bene. Non è possibile, tieni a freno la lingua. Se il governatore della Calabria scopre che i carabinieri e la gente del villaggio aiutano i briganti, qua ci troviamo con l'esercito. Le cose possono andare molto male. Ma questo è molto facile che accada. Io temo di peggio. Temo che il nostro uomo non abbia ancora concluso la sua missione. Cosa? Cos'altro può ancora fare quel mostro? Può uccidere il bambino. C'è Sergio Furnaro. Sergio, tornatene a casa tua. Non sei il benvenuto qui. Non è forse questa la casa del Signore? Esatto, e non c'è posto per te. Non temete, miei cari compaesani. Il diavolo è sceso tra voi con grande ira, perché sa che il suo tempo è breve.